c'è un trullo. Buongiorno camminatori, siamo nel centro visite di Caramanico per la Valle dell'Orfento. Questa me la ricordavo, infatti non entrerò a chiedere informazioni, tanto non serve. No, il trullo no, però. Che mi fate il trullo in Abruzzo? Bene camminatori, buongiorno. Dopo aver fatto la prima tappa massacrante, la seconda è la mia preferita, ci posso fare niente. È faticosa anche questa, è breve, sono 15 km, però abbiamo comunque un 1500 metri di salita e un po' di discesa, ma comunque non come ieri. Quindi per chi ama le salite questa è una tappa bellissima. Visiteremo un eremo, quello di Sant'Onofrio se non ricordo male, e la cosa divertente di questa tappa è che la prima parte è spettacolare, sei nella Valle dell'Orfento, proprio a fianco al fiume, tutto pianeggiante, sembra di stare nel Paese delle Meraviglie. Poi a un certo punto arriva la Rava dell'Avellana, se non mi ricordo male, che in 2 chilometri ti fa fare un dislivello tipo di 1000 metri. Quindi è bella tosta, senza pianerottoli in mezzo, senza pause, cioè proprio dritta per dritta, va su, non gliene frega niente. Poi arrivi a Piana Grande e lì ti si apre una montagna meravigliosa. C'è una fonte lì su Piana Grande e puoi decidere se andare a dormire al rifugio Marcello Di Marco. Allora, per quelli comodi che vogliono dormire in posti organizzati, c'è il rifugio Pomilio un po' più avanti, dovete aggiungere ancora un po' di chilometri, un po' di dislivello, però mangiate al ristorante e dormite in un letto. Per quelli invece spartani ci sta il rifugio Marcello Di Marco, proprio lì, oppure altre soluzioni, diciamo, fantasiose. Forse ne sto pensando a una io stasera. Vabbè, vediamo. Tanto questa è la discesa del sentiero B6 che mi porterà poi sul sentiero dello spirito, perché per arrivare a Caramanico mi sono un attimo allontanato. Quindi ora sto scendendo proprio verso il fiume Orfento. Attraverserò dall'altra parte e poi si aprirà quello spettacolo di sentiero che io adoro. Andiamo. Arriverete da questa parte e avrete delle scale che vanno giù di qui e questo cartello davanti a voi, che non so se si legge qualcosa. Ok, dovete seguire per Ponte del Vallone. Non prendete il sentiero delle scalelle, che credo sia il B2, il B6 mi ricordo, vabbè. Comunque vabbè, di qua dovete andare, raga. 8 ore al rifugio di Marco, sì, vabbè. 15 km. Incontrerete sul percorso un altro ponte. Questo serve per chiudere l'anello dei due ponti, quindi se volete tornare indietro andate di là, ma voi che state facendo il sentiero dello spirito come me, arriverete da qui e dovete proseguire da qui. Direi che i segni sono abbastanza chiari, non vi potete perdere, seguite la S di Superman. Mentre percorrete questo tratto lungo la Valle dell'Orfento, vi consiglio ogni tanto di alzare lo sguardo sia a sinistra che di fronte a voi. È così, magari, scusate, eccolo là. E poi tornate pure al vostro sentiero. Che cazzo è successo qua? Minchia. Vabbè. Sarà stato il vento? La neve? Un gigante? Chissà. Proseguiamo. Bene, abbandonato l'Orfento, lo sentirete sempre più in basso, inizierà la salita, quella che vedete davanti a me, ma non è ancora quella brutta. No, non è la Rava dell'Avellana, questo qui è l'avvicinamento alla Rava dell'Avellana. Quindi
godetevela, dai, diciamo così. Non date tutto qui. Ed ecco a voi l'eremo di Sant'Onofrio, o almeno quello che resta dell'eremo. Allora, giovani ragazzi, Srino, Enrico, Michele, Andrea, insomma, tutti quelli che hanno deciso di decorare questo albero in questa maniera, in questo posto meraviglioso, tra l'altro, che è l'eremo di Sant'Onofrio. Ma voi davvero pensate che sia una cosa intelligente questo? No, ma soprattutto, cioè, io capisco che voi volete lasciare un segno nel mondo, ma la domanda è: pensate davvero che ce ne sia bisogno del vostro segno in questo mondo? Chiedetevelo prima di tirare fuori il coltellino e incidere un albero. Ecco ragazzi, questo qui è l'inizio della famosa salita della Rava dell'Avellana. Questa è la pendenza. Insomma, piano piano, non andate di fretta, fate delle pausette in mezzo e salite con calma. Usate i bastoni, che ci sono un sacco di foglie secche a terra e quindi scivolare è facile. E non è ancora autunno, cioè, quando è autunno che devo fare? Devo venire con le racchette da neve qua praticamente. Questo è quando mi chiedono perché, io dico sempre che c'è una grandissima differenza fra il Trentino e la Maiella. Sono gusti, non dico che uno sia meglio dell'altra, però la Maiella è un pochino più vera, tra virgolette. Vedi, tu fai un percorso e hai i piedi in 20 cm di foglie secche probabilmente. Il sentiero c'è, ma non si vede, devi saperti un attimo orientare. Comunque ci sono i segnali ci sono, almeno finché non verranno ricoperti anch'essi dalle foglie. Pendenze ai limiti del possibile. Soprattutto c'è molta meno gente. Ah, che bello. Vabbè, io preferisco la Maiella, l'Abruzzo. Poi se voi volete andare il Trentino è bellissimo, non dico no. Però se volete andare in Trentino, andate. Anzi, fa venire sia in Abruzzo che in Trentino. E dopo 1500 metri di dislivello sono arrivato al punto più alto di oggi. Sentirete un po' di vento probabilmente, però volevo farvelo vedere. Ero là sotto stamattina. Porca puttana. Ed eccola Piana Grande, ce l'abbiamo fatta. Sì, me la ricordavo proprio così, era un po' più verde l'ultima volta che l'ho vista, ma rimane sempre bella, con la panchina sgarrupata lì. E da questa parte si va alla fonte Centiata. Mi piace un sacco sta fonte, c'ha la vista, l'acqua è freschissima. Ora, almeno così me la ricordo di 2 anni fa. Stacco, arrivo lì ed è in secca. No dai, andiamo. C'è l'acqua. Qui farò il pieno, perché stasera non dormirò in un posto qualunque, no. Allora, teoricamente il Sentiero dello Spirito ti porta a dormire al Marcello di Marco, che è un rifugio non gestito, ti devi portare un po' tutto, però va bene. Però guardate che bella vista che c'ha.
piace un sacco sto posto. Io invece andrò a dormire in un altro posto che adoro. Ok, siamo quasi all'eremo di San Giovanni. Questo passaggio è un po' bruttarello, non tanto qui davanti che ci sono gli scalini, quanto dietro quest'albero. Vabbè, ora non si vede benissimo e non ho intenzione di fare una ripresa mentre lo faccio, anche perché sotto, se riuscite a vedere, è bello profondo. Quindi ora, arrivati qui, mollate un attimo i bastoni, appoggiatevi alle pareti laterali, state attenti, andate piano e non abbiate fretta. Attenti allo zaino che potrebbe sbilanciarvi, quindi cercate di non farlo toccare alla parete. Ed eccoci qua, siamo arrivati all'eremo di San Giovanni, il mio preferito, ve lo dico, del tour, cioè il tour del cammino, ed è anche il più pericoloso, perché vedete queste meravigliose scalette che vanno su? Ecco, quella è la parte più semplice. Ora gli passo sotto e poi vi faccio vedere dove si trova l'eremo vero e proprio. Eccolo qua, da sotto, che vedete quanto è alto. Quello lassù è l'eremo di San Giovanni. E per arrivarci devi fare quel pezzo di corridoio esposto e poi strisciare sotto la roccia da quell'altra parte. Ora vediamo se riesco a farci arrivare anche l'attrezzatura. Quello potrebbe essere un pochino più complicato, ma ci proviamo. Vabbè, fino a qui, diciamo, sono delle scale esposte, ma delle scale. Piano. Ok. Un po' di vento che non mi piace. Sì, portare lo zaino sarà abbastanza complicato. Come cazzo faccio a portare lo zaino qua? Vi voglio far vedere come sto, non va bene. No! Ce l'ho fatta! Eccomi qua. Ok, ce l'ho fatta, sono vivo. Ed ecco a voi l'eremo di San Giovanni. C'è solo un dubbio, come faccio a portare qui l'attrezzatura? È impossibile.